Allora, come fare a risolvere questa? Innanzitutto mi accorgo che effettivamente io una semplificazione la posso fare, cioè siccome a destra e a sinistra trovo un multiplo di 5, io posso benissimo dividere tutto per 5, quindi vuol dire che questo qui sparisce e al posto di questo 15 mi compare semplicemente un 3. A questo punto è tutto relativo al 3, quindi partiamo un attimo da questa radice che sicuramente è la cosa più ostica. Fare la radice quadrata vuol dire semplicemente dimezzare l'esponente, dividere per 2 l'esponente, quindi contemporaneamente 9 vuol dire 3 alla seconda. E allora cosa succede qua? Che ho 3, 2, sempre questo esponente qua, quindi x più 4, e poi la radice diventa un mezzo, che in breve si semplifica con il quadrato. Da notare che qui ho ancora questo 3 e qui il minore uguale di 81 sarebbe 3 alla 4, quindi scrivo 3 alla 4 che moltiplica 4x meno 1. Quindi il mio problema adesso è questo, quindi vuol dire che a sinistra devo sommare 1, quindi 3 alla x più 4 più 1, minore uguale di 3 alla 16x meno 4. Ok, adesso posso passare alla disequazione polinomiale relativa agli esponenti, quindi vuol dire che devo andare a spostare la disequazione sugli esponenti, cioè x più 5 minore uguale di 16x meno 4. Porto il 16 a sinistra, quindi ho x meno 16x, porto il 5 a destra, quindi ho meno 4 e meno 5 mi danno un totale di meno 9, quindi qui a sinistra ho meno 15x minore uguale di meno 9. Divido tutto per meno 3. Se divido tutto per meno 3, la disuguaglianza si ribalta perché sto dividendo per un numero negativo, quindi ottengo 5x maggiore o uguale di 3, ossia x maggiore o uguale di 3 quinti, che è proprio il risultato del mio esercizio. Allora, faccio dunque un approfondimento su quello che è successo qui. Questa radice l'ho trasformata in un mezzo, perché? Faccio un piccolo richiamo di teoria a questo punto. Ogni qualvolta che io ho una radice e qui c'è un certo esponente che chiamo con n, quindi radice ennesima, nel caso di questo esercizio era radice quadrata, quindi vuol dire che l'esponente, quell'n, vale 2. Ora, supponiamo di avere qui una certa a come argomento, uguale. Questa cosa posso dire appunto che è riscrivibile come a elevato alla 1 fratto n. Quindi nel caso della mia radice quadrata ho riscritto il tutto come a elevato alla 1 mezzo. Infatti se torno dietro nell'esercizio vediamo che la radice quadrata, questa in rosso, l'ho trasformata nell'esponente 1 mezzo, esponente che poi si è semplificato con l'altro 2 che derivava dal fatto che 9 è 3 al quadrato. E quindi questo è quanto. Altre domande? No, quello no. Ma più che altro non ti conviene, perché se levi alla seconda vuol dire rispondo a questa domanda perché è comunque interessante. Cioè, la domanda è: posso togliere la radice elevando tutto alla seconda? Sì, però non conviene, nel senso che se io vado ad elevare alla seconda vuol dire che anche questo devo elevare alla seconda, anche questo devo elevare alla seconda, anche questo devo elevare alla seconda. Quindi avrei più cose da elevare alla seconda, il che comunque comporta in uno sforzo maggiore, perché direttamente io posso andare a prendere questa radice e semplificarla immediatamente, più facilmente tra l'altro, con il 2 che deriva dal 9. E quindi questo è sicuramente un modo meno efficiente di procedere, che non conviene. Quindi sebbene possa sembrare più facile, in realtà non lo è assolutamente. Quindi conviene, ripeto, procedere per quella via.